Signori, buongiorno, benvenuti in un nuovo video. Oggi andiamo a vedere due grossi problemi, secondo me, che ci sono ancora sulle Man Ultimate e che sono ovviamente la partenza, specialmente quella in multiclasse. Io credo che almeno una volta per uno abbiamo preso un DT, non per colpa nostra, in partenza. E poi invece la questione dei sorpassi per quanto riguarda appunto le gare multiclasse. Iniziamo dal primo problema, ovvero quello della partenza. Eccomi qui, siamo a Interlagos, mi trovo in quinta posizione e sostanzialmente quello che succede è che un'auto davanti rimane ferma. Eccola qua, questa vettura rimane ferma, si attarda, fa attardare la vettura dietro che stalla e la frizione. Guardate, adesso è un pochino impacciato nel recuperare velocità e vedete come ci sta bloccando tutti. Ecco, la fila di destra riesce a scorrere, la fila di sinistra un po' meno. Io mi trovo qui nella fila di sinistra, adesso è arrivato il momento quasi di mettere il pit limiter, quindi cerco di recuperare il più spazio possibile, ma ormai è troppo tardi perché proprio in questo momento mi spunta la scritta erratic driving, quindi purtroppo alla partenza scatta il DT e questo è un problema ricorrente, una cosa che può succedere non solo in multiclasse ma anche nelle partenze normali. Se qualcuno rimane bloccato davanti purtroppo non c'è modo di superarlo, e se nel momento che si avvia la partenza sei magari un paio di chilometri orari più veloce perché cerchi di recuperare, perché nel frattempo il sistema ti dice catch up, quindi cerca di andare avanti, no? Rincorri, però nel frattempo che tu stai facendo quella roba lì ti dice anche che la partenza è errata e ti prendi il DT. Certo, un pochino sta cosa ti fa arrabbiare. Nel frattempo che stiamo parlando di partenze, di DT in partenza, io continuo a rinnovare la richiesta alle Man Ultimate di distanziare per favore le due categorie di auto che nella realtà partono distanti, perché purtroppo i più veloci della categoria inferiore come le GTE o le GT3 e i più lenti della categoria superiore, quindi potrebbe essere Hypercar ma è più difficile perché vanno più veloci, e P2 purtroppo a curva 1 si incrociano quasi sempre, specialmente nel tracciato di Imola, a coda, e questa secondo me è una cosa da attenzionare. Io non so a livello software quanto sarà complicato, però distanziare almeno di 50-100 metri le due categorie di auto o farle partire a distanza di 20-30 secondi, un po' come fa iRacing, credo che sarebbe l'ideale per tutti. Molto interessante da discutere, da commentare e sul quale possiamo chiacchierare i doppiaggi che vengono effettuati in multiclass. La dico così. Secondo me chi guida una macchina superiore di categoria dovrebbe superare una specie di patente, nel senso, ora non voglio essere così tanto drastico, ma diciamo che conoscere la pista dal punto di vista della GTE o della GT3 ti fa capire certe cose che se non la provi non lo puoi sapere. Questa conoscenza serve appunto a capire quali sono anche i punti di staccata che fa una GTE piuttosto che una GT3, per poi andare a superarla, perché se non si conoscono i punti di staccata di una vettura di una categoria di classe inferiore, allora ci si sente autorizzati, visto che che gli altri vanno più lenti, ci si sente autorizzati a lanciarsi ovunque. Ora, in questo caso io vi faccio vedere un lancio da 30 metri, ora poi lo andiamo ad analizzare. Allora ve lo faccio vedere a velocità normale, quello davanti sono io, ok, rivediamo anche dalla mia visuale. Allora lo rivediamo anche da sopra, cioè può sembrare una chiusura di traiettoria da parte dell'auto davanti, ma ora vi spiego il motivo per il quale non lo è. Allora guardate, questo si lancia con la P2 e vedete sembra una chiusura di traiettoria, ok? Dici mia, ma questo avrà pensato sicuramente, mia, ma quello mi ha chiuso la porta in faccia.
Ok. Punto numero 1. Chi sta dietro, chi ha la macchina più veloce, deve essere consapevole che è in mano sua la vita degli altri. Cioè, nel senso, quelli più lenti non ci possono fare nulla, fanno quella traiettoria lì ed è chi sta dietro che ha il potere di decidere se quello sarà un incidente o no. Ok? In questo caso la P2 si poteva tranquillamente accostare dietro questa curva, aspettare l'uscita della curva e passare, come si fa nella realtà. Nella realtà non è che se ho la bandiera blu mi devo spostare, le vetture più lente fanno la loro traiettoria e devono essere le vetture più veloci con calma e rispettando le traiettorie delle macchine più lente a superare. Nel mio caso io sono al limite con la frenata, cioè io faccio questa frenata al limite. Se io qua non mi inserisco e non faccio la curva al limite per come la faccio normalmente ogni giro, io che faccio? Sono costretto ad allargarmi, sono costretto ad allargare la traiettoria perché vedo nello specchietto che sta arrivando un fulmine e quindi me ne vado lungo, vado nel campo da calcio, mi faccio un caffè al cosino, al chioschettino e poi... Cioè, come funziona? Allora, purtroppo è complicato da spiegare, ma se una vettura è al limite delle sue potenzialità, cioè io ho staccato al limite, ho inserito al limite, non mi posso inventare un'altra traiettoria, cioè la traiettoria è quella. Magari uno può pensare, ah vabbè, ma quando ti stava arrivando addosso tu ti potevi allontanare oppure potevi andare lungo e così lui ti avrebbe infilato all'interno e tu facevi la traiettoria un po' più larga. No, perché quando tu sei al limite e ti infili dentro alla traiettoria giusta, non puoi allargarti, cioè, non hai un rampino, vai per forza largo. Quindi torniamo a dire che il potere sta nelle mani di chi sta dietro, cioè di chi ha la vettura più veloce. Bastava pazientare un attimo, vedere che non ci stavi nella frenata o comunque andare più delicati. Secondo me le vetture di classe superiore andrebbero guadagnate, tra virgolette, passando attraverso le vetture un po' più lente. Perché dico questo? Perché se si conosce il comportamento di una vettura è più semplice interpretare quello che uno sta facendo. Per esempio io che conosco i punti di staccata di Interlagos con le GTE e guido la P2, so perfettamente quello davanti a me cosa sta facendo, come sta guidando la macchina, se è al limite o non è al limite, se lì c'è la possibilità di passare o no. Quindi approfondire anche la classe minore, se uno ha intenzione di guidare la P2 per esempio, non è male come idea, ma anche senza guidarla, cioè nel senso magari si può mettere guardando il replay di una gara che ha fatto, di quelli che vanno veloce, gli on board, per capire effettivamente che punti di staccata hanno, ok? Perché le due auto sono estremamente differenti. Guardate me qui davanti, io sono nel punto proprio di staccata del limite di questa vettura, cioè io più di qua non posso staccare perché sennò vado lungo. Andando poco più avanti e vedete come a un certo punto io inserisco la vettura e quello dietro di me è abbastanza lontano. Ok, ma io già qui diciamo che dalla frenata, se io freno al limite, non posso più cambiare nulla. Cioè, una volta frenato nel punto limite dove si frena, non si può cambiare nulla. Non posso cambiare più l'inserimento, non posso cambiare più la traiettoria una volta che inserisco, non si può cambiare più nulla. Quindi sono costretto a farmi la mia traiettoria, ok? E soprattutto non ho potere di bloccare quello dietro. Non esiste un modo che io dal davanti posso comunicare a quello dietro: oh, vedi che io sono al limite, mi sono lanciato, non ti buttare dentro. Quindi quello che succede è questo. Succede che purtroppo che molto spesso le vetture più veloci non capiscono il limite che abbiamo noi. Addirittura questo qua ha mollato pure i freni. Cioè guardate il suo freno, è tranquillo, lo molla. Cioè quando poteva, addirittura ora si era pure accorto che io stavo andando in traiettoria, frena, poi continua a mollare il freno e si lancia.
E ovviamente questa cosa qui ti costa un DNF, ma soprattutto la cosa più brutta è che magari poi ti passa la voglia di fare anche le gare multiclasse. Beh ragazzi, spero che questo video analisi sia stato utile a qualcuno e speriamo che i dive bomb da adesso in poi si riducano nettamente, e noi come sempre ci vediamo in pista. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right.